Ciao amici, ben ritrovati. Oggi parliamo di un obiettivo, di uno zoom teleobiettivo molto ricercato e anche molto apprezzato dai fotografi di natura, naturalistica, ma anche di escursioni. Stiamo parlando del Tamron 150-600 G2, è un F5 6.3, è stabilizzato, ha un sacco di belle sigle che sono quelle che ci fanno capire, eccolo qua il prodotto, di VC, USD, ma quello che ci interessa G2, cioè arriva ad aggiornare una versione che era già presente sul mercato e che tante soddisfazioni ha dato anche agli utenti. La giusta evoluzione del modello precedente, G2, non è che sia stata stravolta, perché comunque cambia molto lievemente lo schema ottico, c'è una lente in più ma i gruppi restano quelli, pesa 50 grammi in più, insomma questo raggiunge i 2 kg, quell'altro pesava 1950, insomma stiamo parlando di inezie. Le cose che ci interessano di più e che fanno realmente la differenza, innanzitutto è un prodotto che è più bello, finiture più adeguate, aggiornato alla linea, alle nuove linee che Tamron sta proponendo agli utenti, quindi ottime finiture, ottimi materiali, ottimo assemblaggio delle varie ghiere, delle varie componenti dell'obiettivo. Bello, sono piacevoli anche da toccare e sono belli anche esteticamente. Una bella lente frontale da 95 vi richiederà eventualmente dei filtri abbastanza costosi perché sono grandi, e poi una bella varietà di funzioni che andiamo a vedere, ma quello che vi dicevo essere cambiato rispetto al modello precedente è proprio l'anima, la vera parte sostanziosa dell'obiettivo, e cioè stabilizzatore e anche la capacità di essere un pochettino più inciso anche alla massima apertura, e anche un miglioramento io l'ho trovato proprio alla massima focale, dove l'altro attorno ai 600 mm era quasi poco spendibile, insomma proprio quando serviva ma bisognava diaframmare. Questo a 600 mm è vero che ha un calo, però diaframmando un po' portiamo a casa lo stesso la foto. Con quell'altro, con la serie precedente, era un pochettino era meno facile. Andiamo ad analizzare un pochettino come è fatto l'obiettivo. Dicevamo bello, ma certo è bello, anche da maneggiare è bello, e poi guardiamo un pochettino una bella staffa. Non a caso c'è una staffa così lunga, così ben fatta, con due possibilità di aggancio a seconda della lunghezza focale che utilizziamo. Perché? Perché comunque gli ingegneri Tamron non sono certo degli sprovveduti, sanno qual è il punto debole dell'obiettivo, è quello di tutti gli zoom, di tutti gli obiettivi a lunghezza focale variabile. Bello così, bello compatto, 2 kg tutto sommato sono ancora trasportabili. Il problema è che man mano che andiamo ad allungare, quindi a raggiungere la massima focale, il peso si fa sentire e guarda caso, come per tutti, cade proprio in avanti, proprio perché qui abbiamo concentrato le lenti grosse, quelle pesanti, e quindi la destabilizzazione si sente parecchio. Montato su una testa gimbal con una bella slitta riusciamo ancora ad equilibrare. Se la slitta è corta e la staffa fosse appena più corta di questa avremmo decisamente dei problemi. Però ho notato che a suffragio di quello che sto dicendo, l'obiettivo è dotato di uno stabilizzatore veramente efficiente. Gli ultimi stabilizzatori della Tamron che ho provato sulle 15-30, sul 24-70, sull'ottimo 70-200 mi hanno stupito perché fanno realmente il loro lavoro, sono molto validi, poco invasivi, silenziosi. Questo è uno stabilizzatore che dovete avvicinare l'orecchio per sentire che sta funzionando, e quando funziona fa veramente il suo lavoro. Allora guardiamo un pochettino anche come è fatto. Quando lo andiamo a chiudere, perché magari lo portiamo non dico a tracolla, ma insomma agganciato così con la camera, possiamo utilizzare questo tasto lock, che è quello che blocca lo scorrimento. Posso portarlo indietro e lo blocca. Invece il blocco della focale non lo si utilizza con questo perché non scorre, questo serve solo per bloccare l'obiettivo, lo si fa attraverso lo spostamento della ghiera dello zoom. Eccolo qua, portando avanti, adesso il mio zoom è bloccato, posso puntare in alto, in basso e non si muove più. Molto utile perché posso bloccarlo praticamente a qualsiasi focale desideri.
Vi ho detto, il peso è un po' il punto dolente di un obiettivo che secondo me è fatto veramente bene e dà una resa fotografica eccellente. 2 kg, sì, però tutto sommato sono trasportabili, diventano 3 con la macchina attaccata. Certo, meglio quando lavoriamo con questi obiettivi se abbiamo un corpo dotato o di battery grip o comunque un corpo pro che mi consenta di bilanciare ancora meglio tutto il complesso obiettivo e corpo fotografico, perché effettivamente vedete, man mano che lo estendo, vedete come balla e continua a ballare. Quindi se stiamo anche lavorando con un inseguimento su una testa gimbal o comunque anche su una sfera, perché queste fanno comunque bene il loro lavoro, l'obiettivo balla perché balla la parte terminale, proprio balla questa. Quindi stabilizzatore, cercare di avere sempre la massima posizionamento del baricentro per ottimizzare questo, perché la cosa importante è qui. Ovviamente c'è il contro di un obiettivo come questo, perché sarebbero solo rose e fiori, vi dico la verità. Abbiamo detto ottima resa dell'immagine, sfruttabile a tutta apertura, anche se è chiaro che a f8 guadagniamo nitidezza, questo avviene un po' con tutti gli obiettivi chiudendo di un diaframma, però qua certamente, essendo a lunghezza variabile, essendo uno zoom, si sente forse appena di più l'esigenza, però non che non sia spendibile a 5,6 o a 6,3, perché comunque non dimentichiamo che oggi abbiamo anche a disposizione delle fotocamere che spesso ci danno parecchi megapixel, quindi quando andiamo anche a ridimensionare l'immagine per una proiezione, per una stampa diciamo di medie dimensioni, oppure addirittura, come spesso accade, per vederle a monitor, quello che può essere anche una morbidezza vista pixel per pixel tende un po' a scomparire quando andiamo a ridimensionare l'immagine, ci mettiamo appena un po' di maschera di contrasto, andiamo ad ottenere un file veramente bello. In particolare comunque il Tamron G2 dedicato a Nikon mi ha permesso di fare degli scatti veramente molto belli, mi ha impressionato, sono rimasto molto colpito, tanto è vero che ho deciso anche di comprarmelo e lo sto usando parecchio, perché è un obiettivo che dalla sua ha la variabilità delle focali. È vero che è un 150 mm di partenza, quindi stiamo parlando di un medio tele, anzi di un tele forse quasi vero e proprio, quindi per il paesaggio si usa pochino, si usa già per andare a dettagliare porzioni di paesaggio, però arriva fino a 600 mm e lì possiamo andare a pescare a 400 mm, a 500, ma anche a 300 mm, a pescare dei particolari o delle porzioni di paesaggio che, vi dico la verità, ritrovo un pochettino come modo di usare la fotocamera come quando utilizzo il 100-400 sulla Canon. Bene, torniamo qui. Innanzitutto vi ho detto un sacco di sigle di VC USD G2, molto bella la targhetta della Special Performance della Tamron SP. Andiamo a vedere un pochettino i comandi che abbiamo nella parte destra del nostro obiettivo. Allora, cominciamo con, ho trovato utilissima e anche molto ben tarata l'azione del limitatore dell'obiettivo. Come vi ho descritto negli altri Tamron, gli switch sono verticali, secondo me sono più comodi, perché si muovono meno, ma sono anche più rapidi da muovere, è una questione di gusti personali, però preferisco questi a quelli della Canon per esempio o della Nikon, perché il polpastrello, almeno il mio, li intercetta subito e sa che con uno scatto passo di qua, con un altro passo di là. Vi dicevo, molto ben tarata l'azione del limiter, però facciamo ancora un passo indietro. Questo è un bell'obiettivo anche per un altro motivo. Si tratta di un obiettivo che ha una distanza minima di messa a fuoco di 2,20 m. Rispetto per esempio alla serie precedente, questa è stata contenuta perché erano quasi 3 metri con quella precedente, 2,70 se non ricordo male, e infatti il rapporto di riproduzione del modello precedente era vicino allo 0,20, saliamo a 0,25 con questo. Significa che se per caso avete un oggetto diciamo di medie dimensioni, non proprio un fiore che è troppo piccolo, riuscite a fare anche una sorta di, non voglio dire macro, ma di ritratto al soggetto, isolandolo dal contesto, contando sul fatto che potreste usare un 600, un 500 mm,
che diventa molto gradevole, molto bello. A me è capitato di utilizzarlo anche in situazioni come queste, quindi molto bene. Torniamo dunque al limiter, che era il motivo per il quale ho fatto questa piccola parentesi. Possiamo splittare in queste due utilissime frazioni, da 2,20 m fino a 10 metri. E questo, cari signori, significa avere la possibilità di lavorare con tutti i posatoi che ho dai 5 metri ai 10 metri. 10 metri significa avere anche gli uccelli di piccola taglia, averli ben proporzionati, riempiono bene il nostro fotogramma a 600 mm su una macchina full frame, meglio ancora quando lavoriamo con una PSC. Poi l'altro segmento è dai 10 ad infinito. 10 ad infinito mi permette di andare quel passo oltre, cioè togliermi quegli ingombri che ho davanti quando faccio invece degli oggetti, degli animali, una caccia quindi fotografica su elementi, soggetti di una taglia un po' diversa o comunque più lontani. Mi è piaciuto molto, è simile un po' al 500 Tamron, 500 Canon, che ha un'ottima taratura della distanza del limiter. Questo, a differenza per esempio del Sigma, di cui poi farò un video per metterli a diretto confronto, non ha la possibilità di customizzare le distanze. Vabbè, poco male, funziona molto bene. Cosa mi piace di questo obiettivo? Vi ho già elencato parecchie cose, ma ha un autofocus velocissimo, reattivo, va a bersaglio, mi ha colpito molto. Infatti il vero miracolo, ve l'ho detto anche quando, se avete visto il video nel confronto di questo e il 500 F4 Sigma, quello che è il vero miracolo è qua, cioè costruire un obiettivo da poco più di 1.000 euro che faccia bene un po' tutto quanto. Non farà bene come una lente fissa, ma fa molto 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 bene, risparmiando tra i 1.200, 1.300 e i 5-6.000 di un obiettivo fisso c'è una bella differenza, insomma, ma davvero tanta, e quindi siamo contenti noi e anche il nostro portafoglio ci permette, volendo, di acquistare qualcos'altro, perché la grande differenza, come potrete immaginare, non è tanto e solamente nella resa ottica, in quanto l'aspetto secondo me prevalente è chiaro nella massima apertura. Qui ci siamo a 6,3, da un'altra parte siamo a F4 se non a 2,8, ma il fatto che balla è un obiettivo che si estende parecchio e non ha il gruppo, essendo una lente fissa, che si muove all'interno e quindi è stabile anche quando lo muoviamo su un monopiede o su una testa. Un obiettivo a focale fissa chiaramente è più fisso, è evidente, è un gioco di parole, ma la sostanza è quella. Portiamo a casa degli scatti più belli, più nitidi, stabilizzatore a parte, perché comunque l'obiettivo si muove meno, dondola meno, balla meno. Ecco, comunque, chiusa anche questa parentesi, vi dicevo, il vero miracolo secondo me sta in questi obiettivi. Quindi molto utile lo switch, imparateli gli switch, guardatevi il tutorial sugli switch perché è fondamentale poterli usare. La capacità di aggancio utilizzando o dai 2 metri ai 10 o viceversa dai 10 a infinito cambia parecchio, notevolmente. Poi manuale o manual focus oppure autofocus, vabbè. Capita di poter utilizzare anche il manual focus soprattutto con i video, quando c'è bisogno magari di dargli una mano. La ghiera di messa a fuoco è questa, insomma non è particolarmente come si dice frizionata, però fa il suo lavoro, insomma, ed è moltiplicata il giusto per cercare, insomma, di dare una mano quando dobbiamo posizionare micrometricamente il fuoco. Quando per esempio troviamo un soggetto tra le fronde che è fermo, l'autofocus è chiaro che fatica, questo come quello di qualsiasi altro obiettivo. E allora sul manual focus riusciamo a dargli, insomma, la giusta direzione, magari a bloccarlo anche col tasto della F della camera, perché come potete vedere non c'è un tasto di blocco a F su questo obiettivo. Un altro aspetto che non va sottovalutato, vi dicevo, è quello della stabilizzazione. La stabilizzazione è veramente efficace. Credo che lo spartiacque sia più o meno attorno ai 250, a un 250esimo, un 400esimo di secondo. Ovviamente dipende sempre a che lunghezza focale state lavorando, perché più questo è esposto e più si abbassano i tempi, insomma, con un po' di ragionevolezza usate lo stabilizzatore. E ho notato comunque che anche lasciandolo
attivato su scatti relativamente rapidi, non disturba più di tanto, al contrario di altri produttori. E poi cosa abbiamo? Abbiamo il tipo di stabilizzazione, possiamo togliere lo stabilizzatore, possiamo invece avere la modalità 1 oppure la modalità 2, che è quella del panning. In genere si scatta a modalità 1, ma se avete dei soggetti che sono in corsa sapete che con la modalità 2 fate un bel panning. Non mi piace molto, nel senso che non mi piace proprio per come è fatto, però riconosco che funzioni a dovere, l'anello col quale è costituito l'obiettivo, perché sembra davvero un po' graciletto, un po', ma non lo so, insomma sembra, intanto non è un metallo di quelli che danno la consistenza di dire beh, ho qualcosa di solido fra le mani, no, sembra piuttosto, sembra un po', non lo so, insomma a me non ha dato questa grandissima, avrei preferito un pochettino più solido, soprattutto per il fatto che è anche posizionato proprio nell'estremità, nella ultima parte dell'obiettivo, e quindi forse sì, forse qualcosina di più l'avrei gradito. Anche la chiusura è una chiusura che sembra un pochettino plasticosa, insomma un dado, una rondella in metallo mi avrebbe dato più fiducia. Poi non cambia molto perché ormai sono materiali compositi che fanno eccellentemente il loro lavoro, però insomma la sensazione è quella. Cosa possiamo dire ancora e in definitiva di questo obiettivo? Ci sono ancora 3-4 aspetti da andare a vedere. Comparto video. Comparto video, buono perché? Perché l'AF di questo obiettivo è un autofocus veramente capace, allora vi dà una mano, perché se dovessimo invece andare a lavorare con lo zoom, col manual focus, non c'è una morbidezza, una resa diciamo micrometrica nello spostamento del fuoco che aiuti insomma il video, è un po' brusca. Anche la ricerca talvolta quando va fuori fuoco, essendo un AF reattivo, è una ricerca un po' brusca, si fa un paio di corsette però poi va a centrare il bersaglio. Anche l'autodetect una volta impostato, a meno che sia veramente un soggetto piccolo rispetto al fotogramma, lo aggancia bene e funziona bene. Ovviamente i miei test sono stati condotti sulla D4 e sulla D850, quindi chiaramente sono due belle macchine, ma e anche sulla D500 a dire il vero. Non ho dubbi che si comporti analogamente anche su altre camere. Mi è piaciuto meno invece, ve l'ho già detto, sia in termini di nitidezza che di resa complessiva, l'esemplare che ho provato su Canon. Tanto è vero che su Canon ho preso Sigma, ma ne parliamo in un altro video. Se avete modo di provare l'autofocus del 200-500 Nikon, lo dico piano, sembra veramente a carbonella, lento, rumoroso rispetto a questo. Questo sembra di un altro pianeta, è molto più vicino ai pro, alle lenti fisse pro che agli zoom. Chiusa la parentesi, allora dicevamo, come se la cava col video, bene a patto di lavorare comunque con focali abbastanza ridotte, perché se devo andare per esempio a fare una zoomata, sto lavorando a 400 e faccio una zoomata, vedete che basta appena muovere questo, che qui balla, perché sporge tanto la lente. Quindi cercate di individuare che tipo di focale vi serve e fate il vostro video utilizzando quella. Tutt'al più intervenite con un crop in camera, se ci sono camere che vi permettono il crop nel video, piuttosto che andare a toccare questo, perché anche ovviamente su una testa, su un cavalletto, andate purtroppo a perdere la qualità dell'immagine, perché balla tutto. Converter, sapete che i converter non si possono montare, perlomeno quelli del brand. In realtà poi si può, dando una mano all'autofocus, bisogna un po' guidarlo e poi appena aggancia capisce, però sapete che un 6.3 va oltre l'F8 e quindi i sistemi autofocus vanno un po' in tilt, è vero, però alla malparata, se vi serve, si può fare. Io ho portato a casa qualche scatto proprio giusto di prova e si può fare in maniera dignitosa, perché comunque se il converter è un buon converter, l'obiettivo è un buon obiettivo. Lo so che moltiplicare uno zoom non è come moltiplicare una lente fissa, ma vi assicuro che questo è un bel obiettivo e il risultato c'è comunque. Ottima la scelta di dotare di 2 punti d'attacco le piastre con relativo piedino per la testa video,
molto interessante. Perché? Perché se lavoriamo con l'obiettivo chiuso, come in questo caso, possiamo utilizzare questo senz'altro o quest'altro a seconda del corpo camera che mettete, ma nel momento in cui andiamo a estenderlo alla massima focale ci serve veramente di spostare in avanti il nostro baricentro. Allora questo non va più bene perché siamo troppo in là, con questo va bene, con una piastra buona va ancora meglio, con una slitta un pochettino più lunga. Molti si sono lamentati del paraluce di questo obiettivo. Beh, vi dico la verità, io invece lamentele non ne ho, perché è un obiettivo che innanzitutto si aggancia, è vero che non si aggancia come si agganciano i paraluce in metallo, però insomma da una parte ci si lamenta per il peso, dall'altra vorremmo avere il paraluce quello in carbonio oppure in metallo. No, va benissimo così, è un paraluce che va assolutamente utilizzato, perché questo obiettivo con questa bella lente frontale è molto suscettibile ma non alle velature, ma alla perdita di grinta, di contrasto. Quindi questo, cari amici, dovete imparare a volergli bene e ad utilizzarlo. È leggero, è in plastica, ma io non ho nulla da lamentarmi. Sarà che sono abituato ai paraluce della Canon che non si innestano, almeno le prime serie, così bene al primo colpo, però questo fa il suo lavoro. Certo, è anche vero che quando andiamo ad estenderlo diventa il classico tubo della stufa, però ragazzi sono fatti così, c'è niente da fare, va benissimo e per fortuna che è leggero, meno male che è leggero. La bella domanda, la grande domanda, nella stessa categoria, che cosa compro, o con gli stessi soldi che cosa mi compro? E qui allora il gioco si fa arduo. Se dobbiamo guardare sempre brand di così diciamo di terze parti, c'è il Sigma. Il Sigma, come sapete, fa due modelli, il 150-600 Contemporary e il 150-600 Sport. Il Contemporary lo possiamo mettere già fuori dalla partita perché non è all'altezza di questo obiettivo, costa meno, è un po' più leggero forse, ma non è all'altezza. Lo Sport è un gradino sopra, ma con tutti i suoi contro. Li analizziamo in un video che ho fatto espressamente per voi e lì troveremo veramente il valore che fa pendere la bilancia da una parte o dall'altra. Con gli stessi soldi non vi comprate niente, perché un obiettivo così valido, così bello, con il prezzo che ha, difficilmente lo trovate. Potrebbe competere un pochettino, se siete nikonisti, con il 200-500 Nikon. Pro e contro delle due scelte lo vedremo in un video comparativo, così come vedremo un video comparativo se siete canonisti tra il 150-600 e il 100-400 Canon. Mi direte, ma quello è un 400, lo so, ma è così performante quell'ottica che moltiplicata con 1,4, parliamo di Canon, non vi saprei dire davvero qual è il vincitore fra i due. Me lo compro? Ma certo che me lo compro, assolutamente sì, sono soldi spesi bene. Faccio l'upgrade, ho la vecchia versione, faccio l'upgrade con questo? Sì e no. Allora, i vantaggi ci sono tutti, l'obiettivo è migliorato, però era anche buono quello della serie precedente. Insomma, se ve lo valutano bene e ne trovate uno magari appena usato, fate il salto. Se c'è da mettere un grande sborso, beh, forse è meglio che vi teniate i soldini e magari appena esce qualcosa di ancora più invitante si può fare il salto, perché comunque le differenze ci sono tutte, si vedono, si pesano e si sentono, quindi dipende veramente da quanto è lo spread fra i due obiettivi. Quindi è consigliato? Sì, assolutamente sì, e io vi ringrazio per aver seguito anche questo video e l'appuntamento ai prossimi video di FotoArt. Ciao a tutti!